Ciao lettrici e lettori, io sono Michela e benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo di un libro che deve uscire questo mese, quindi il 19 maggio del 2020, per la Oscar Mondadori, in particolare per la linea Oscar Fantastica, che è un bel balloppone, che è questo qui. Ve lo metto qui così potete vederlo con la cover, perché io l'ho letto in realtà in ebook in anteprima proprio grazie alla Mondadori, anzi che ringrazio, e che si chiama La grazia dei re. È un romanzo, il primo di una trilogia scritta da Ken Liu. Uscirà al costo di 24 euro e saranno 620 pagine. Dalle foto mostrate dalla Mondadori tramite i loro social sarà anche un'edizione molto di pregio. Devo dire, io comunque vi metto qui le foto, l'edizione sembra molto bella. Secondo i miei gusti la cover è un poco azzeccata, nel senso che dopo aver letto il libro non rende merito a quel che c'è all'interno. Ken Liu, l'autore, è nato in Cina, trasferito in California, laureato ad Harvard, autore già di altri racconti ed altri libri. Scrive con questo volume il primo di una trilogia, il secondo dovrebbe uscire in lingua proprio quest'anno, comunque saranno 3 libri. Considerate che questo già da solo sono 620 pagine, quindi insomma una trilogia bella corposa e importante. In questa trilogia si sente tutto il sapore dell'Oriente da cui lui proviene. Infatti ha raccontato di essersi ispirato alla storia cinese per scrivere questo libro, e si sente, insomma. È stato definito il Games of Thrones orientale e secondo me la definizione è perfettamente azzeccata alla storia, perché è un epic fantasy che racconta tutte le sorti di un regno con tanti personaggi, tante battaglie epiche e tanti accadimenti epici. Alla fine non si salva nessuno, non per dirla alla Martin che muoiono tutti, per fortuna no, c'è qualcuno che muore ma non, insomma, non come i destini dei personaggi di Martin, ma non si salva nessuno, perché i personaggi, non c'è un personaggio eroico per eccellenza, ma incarnano il bene e il male degli esseri umani, un po' come poi succede nella realtà, e quindi non c'è un vero personaggio eroico che sovrasta gli altri. Cosa racconta questa storia, questo libro? Io ovviamente adesso sbaglierò tutti i nomi perché sono tutti nomi di origine orientale, quindi io sappiate, lo sbaglierò tutti i nomi. Questa storia inizia raccontando il regno di Mapidere, che è questo imperatore che ha unito l'arcipelago di Dara. Ovviamente, essendo una storia fantasy, è ambientata c'è un world building, quindi con un mondo non reale. Comunque questo imperatore Madipere ha unito i diversi regni dell'arcipelago di Dara sotto il suo comando. Lui ha aspirazioni nel rendere unito questo regno, nel creare un regno di una certa importanza, però è uno colossale. Nel senso che ovviamente è un imperatore molto crudele, non guarda in faccia a nessuno, insomma anche solo protestare fai una brutta fine. Quindi ovviamente i suoi cittadini non sono felici di essere i suoi sudditi. Questo è quanto. Malgrado lui stia facendo grandi opere anche architettoniche, niente, questi giustamente devono vivere una vitaccia e quindi non sono affatto felici. Il libro si apre proprio con un attentato alla vita dell'imperatore, un attentato che dura i primi capitoli del libro. Poi si fa subito un salto temporale e si arriva in una situazione futura, dove vengono presentati 2 veri protagonisti di questo libro, che sono Mata e Kuni. Sono 2 personaggi molto diversi da loro. Kuni è un personaggio che sembra destinato a grandi cose, tutti credono sia destinato a grandi cose, ma che in realtà è un personaggio che non ha voglia di fare niente. Lui vorrebbe ubriacarsi e stare in ozio tutto il giorno, ma tutte le persone intorno a lui lo vedono destinato a grandi imprese, e quindi, un po' travolto dagli eventi, si trova a vivere grandi imprese, diciamo così. È un personaggio che è molto umano, sicuramente un personaggio carismatico, che ha il carisma del leader, ma che si preoccupa anche degli altri. Contrapposto a Kuni c'è Mata. Mata è questo ragazzo di origini nobili, la cui famiglia è stata sterminata dall'imperatore, che cerca vendetta. Classica figura del guerriero
e nel cercare questa vendetta crede che le sue origini nobili lo innalzino al di sopra degli umili, insomma, del popolo. Ha sempre quest'alone di sentirsi superiore agli altri. I due personaggi sono contornati da una serie molto numerosa di altri personaggi, cui spicca la moglie di Kuni, Gia, ma sono veramente tanti, per cui non ve li nominerò tutti, però vi posso dire che Ken Liu ci presenta un ruolo molto numeroso di personaggi. Ecco, forse questo è un difetto per noi occidentali nella lettura di questo volume, perché i nomi per noi sono poco noti, perché comunque sono orientali, essendoci tanti personaggi all'inizio si fa molta fatica a capire chi è chi, però sono ben caratterizzati, per cui con un po' di pazienza si supera l'inizio e poi si riesce ad immergersi maggiormente nella lettura e a dipanarsi maggiormente tra la varia moltitudine di personaggi che presenta nel libro. Quindi su questo sì, è un difetto, ma io credo proprio per noi occidentali, a cui non siamo abituati a questi suoni di nomi, ma ripeto, basta poco per addentrarsi nella lettura di questa storia. Ovviamente tutto il volume gira intorno alla rivoluzione, alla ribellione di cui loro malgrado, o comunque nel caso di Mata volontariamente faranno parte Kuni e Mata, e nel tentativo di ribaltare l'impero. Non vi dirò molto di più perché sarebbe spoiler. Quello che vi posso dire è il primo di una trilogia, quindi alcune cose vengono lasciate aperte, però in realtà questo libro presenta un finale che io in realtà non mi aspettavo per niente, anzi mi aspettavo una storia molto più aperta. Invece lo scrittore ha il coraggio di lasciare un finale nella storia, tale che se avete intenzione di leggere il primo volume e poi decidete per qualsiasi motivo di non andare avanti con i successivi, non rimanete appesi, insomma la storia può essere conclusa anche qua. È chiaro che alcune parti vengono ovviamente lasciate aperte per poter poi continuare nel secondo volume, però è una lettura che si può fare anche a sé stante, quindi se avete paura di approcciarvi a questo libro perché poi vi siete obbligati a leggere il 2 e il 3, no, è un libro che può essere letto anche da sé, senza dover per forza poi proseguire con la lettura. È un epic fantasy per cui ci sono anche degli elementi di magia, ma devo dire molto piccoli e molto ben amalgamati con la storia, per cui se non siete tanto amanti degli elementi magici neppure li notate, perché sono veramente quasi più filosofici che pratici. Sicuramente non è una storia che parla di magia, ma è una storia che parla di battaglie, di ribellione, però non nel senso puro del termine, ce la fa vedere per quello che è, quindi nel suo bene e nel suo male. Questa è una cosa che devo dire ho apprezzato molto nella lettura. L'altra cosa bella è sono tutte le tradizioni orientali che si ritrovano all'interno di questo romanzo, che per noi occidentali sono una bella scoperta. C'è tanto sapore orientale, giustamente l'autore è di origini cinesi e appunto ha detto di essersi ispirato alla storia cinese, e si sente, e per noi occidentali abituati all'epic fantasy medievaleggiante è sicuramente una bella scoperta questo libro. Quindi se avete voglia di un epic fantasy un po' diverso, fuori dall'ordinario e con questo profumo orientale, sicuramente questa è una lettura che vi consiglio. Un libro molto bello, sicuramente ben fatto. Io ovviamente ho trovato dentro dei difetti che non definirei difetti, ma più cose non in linea con i miei gusti. Uno, l'ho già detto, il fatto che ci sono tanti nomi orientali, all'inizio ho fatto un po' fatica a conoscerli, però vi devo dire, questo libro sono 600 pagine e ci avrà qualcosa come 50 personaggi. Ho fatto meno fatica qua che in The Sisters Grimm, che è un libro che conta la metà delle pagine e 6 personaggi. Quindi alla fine, con un po' di buona volontà nel non fermarsi alle prime pagine, sicuramente è una cosa per noi superabile. Probabilmente, io ripeto, un lettore abituato alla lingua orientale, asiatica, cinese non ha questo problema, sicuramente è un problema più occidentale, però andando avanti con la lettura ci si abitua al sonno dei nomi e quindi si ha più facilità nel ricordarli. L'altra cosa che per me è un difetto, ma in realtà, ripeto, è più un gusto personale che un difetto vero e proprio nella storia, è il fatto che a me sono risultati antipatici tutti i personaggi principali, sia l'imperatore che Matu, che Kuni, che Gia.
li ho poco sopportati tutti, ma ripeto, è proprio una questione di empatia personale col personaggio. Questo mi ha reso meno piacevole la lettura, perché alla fine non sono riuscita ad appassionarmi alle vicende di nessuno, o meglio, appassionarmi alle vicende in generale del libro, sì, ma non sono riuscita a parteggiare per nessuno di loro, e per cui sono arrivata alla fine senza quell'enfasi emotiva di sperare che un personaggio avesse la meglio sugli altri, per cui non mi sono rimasti personaggi nel cuore. Però ripeto, più che un difetto è un mio gusto personale di simpatia e antipatia con i personaggi, perché poi c'è da dire che in realtà sono ben caratterizzati, anzi molto ben caratterizzati, e quindi forse anche quello, sono troppo realistici e troppo umani, e quindi magari per i miei gusti, per il mio modo di approcciarmi ai libri, non mi sono stati simpatici. Il problema è essenzialmente lì. Più di tutti ho mal sopportato Gia, che poi in realtà è il personaggio femminile che insomma eccelle maggiormente, però niente, mi stavano antipatici. Un libro che consiglio? Assolutamente sì, ai lettori che amano l'epic fantasy assolutamente è una lettura da fare, proprio perché è lontana, nuova rispetto alle cose a cui siamo abituati, perché ha questo profumo orientale in ogni sua pagina che ce lo rende qualcosa di nuovo. È sicuramente una lettura impegnativa, perché sono 600 pagine, però devo dire abbastanza scorrevoli. Ve lo consiglio se siete amanti dell'epic fantasy con le battaglie, con tante battaglie, perché ce ne sono tante, ben descritte, c'è di tutto, dalle navi volanti a questo fumo, a tradimenti e quant'altro. Quindi sicuramente se siete amanti di questo genere di libri, delle battaglie e dell'epic fantasy, è sicuramente un libro che vi consiglio. Vi ricordo che uscirà il 19 maggio, io non so adesso quando uscirà questo video, se in contemporanea con l'uscita del volume, staremo a vedere, non lo so. Comunque esce il 19 maggio per Oscar Fantastica, in questa versione che vedete qui. Io c'è la versione cartacea, sembra meravigliosa, e devo dire ultimamente la Oscar Mondadori ci sta offrendo dei volumi meravigliosi dal punto di vista estetico. Questo è quanto, fatemi sapere se questo libro è un genere di lettura che vi possa piacere, se lo avete letto, se lo leggerete, se vi ho interessato con questa recensione, oppure fatemi sapere scrivendomelo sotto nei commenti cosa state leggendo voi in questo momento. Insomma, scambiamoci un po' di consigli di lettura, datemi anche voi qualche consiglio a me scrivendomi cosa state leggendo e soprattutto se vi sta piacendo oppure no. Ad ogni modo, io vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube, così mi aiutate a farlo crescere. Vi auguro intanto buona lettura a voi, buona lettura a me, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!